Nel 1999 facevo la terza o forse la quarta elementare e per quanto il mio odio nei confronti della scuola fosse ancora abbastanza pronunciato e destinato anzi a crescere, vivevo una vita molto spensierata. Me li ricordo bene quegli anni. Ero un bambino molto fortunato, figlio unico e primo nipotino di entrambe le coppie di nonni, venivo spesso soffocato di attenzioni e regali di ogni tipo e genere che avrei però presto dovuto imparare a condividere con la nascita nella primavera di quell'anno di mio fratello Michele. In quel periodo stavo in fissa con Oddworld, che ricordo intanto come il primo gioco che abbia mai risposto alla mia storica mancanza di pazienza nei confronti dei caricamenti, dicendomi "stai calmo". All'avvio venivi accolto da Abe, il protagonista. Ciao. Attraverso una schermata dedicata potevi sperimentare la caratteristica modalità di comunicazione messa a disposizione dal gioco. Quindi a me, da bambino, piaceva far finta di parlarci con Abe. Ciao. Ciao Abe, no, sono passato giusto a salutare. Aspetta. Dimmi. Seguimi. No, che cosa faccio? Entro nel televisore, scusa. Non si può. Ci vediamo. Dubito che i miei genitori mi abbiano mai beccato a parlare con l'inquietante omino nel televisore, altrimenti credo sarei stato internato o esorcizzato in giovane età. Una delle cose che mi avevano sorpreso di Oddworld è che, nonostante ricordasse certi prodotti d'animazione, essendo caricaturale, colorato e ironico abbastanza da risultare appetibile anche per un pubblico di giovanissimi, l'atmosfera e i temi trattati erano tutt'altro che facili da digerire per un bambino della mia età. Non che questo mi abbia mai impedito di amarlo, già allora. Ma rinfreschiamo un attimo la memoria. Abe è uno dei tanti schiavi impiegati ai mattatoi Ernia. Si dice che siano i più grandi impianti per la macellazione della carne di Oddworld. Un giorno, imbattendosi per puro caso in un meeting segreto, Abe scopre che, dopo aver sfruttato la fauna locale fino quasi all'estinzione, i suoi spietati capi hanno deciso di utilizzare per realizzare i propri snack la carne degli impiegati stessi dei mattatoi Ernia. Imudokan, terrorizzato, Abe si mette subito in fuga, diventando a tutti gli effetti il nemico pubblico numero uno. E con una fenomenale transizione da filmato a gameplay, eccoci catapultati all'interno di Oddworld. Quello di Oddworld è un mondo, come dice il nome stesso, strano, ma anche sporco, grottesco e soprattutto pericoloso. Devi fare attenzione a dove cammini. Le mine sono all'ordine del giorno e ci sono bombe che vanno disinnescate a tempo. 1, 2, 3, via. 1, 2, 3. Eccoci qua. Devi fare attenzione a dove cammini. Questo l'ho già detto, vero? Questa leva cosa fa? E attraverso la meditazione puoi salvare la vita ai tuoi compagni, permettendogli di fuggire attraverso magici portali, ma anche prendere possesso dei tuoi nemici e farne esplodere le interiora. Quindi capisci cosa intendo quando ti dico che forse a 8 anni... Oh, poi è anche vero che erano altri tempi, c'era credo una diversa sensibilità. Oggigiorno a 8 anni i ragazzini sanno già tutto, hanno già visto tutto, nascono con lo smartphone in mano. Oh no, sono diventato vecchio. Un altro gioco dall'aspetto amichevole che finiva per farsi traumatizzante era Heart of Darkness, ideato dal francese Eric Chahi, noto per il già citato Another World. Fui subito conquistato dal lunghissimo filmato introduttivo realizzato con una discreta computer grafica. Certo, non eravamo ai livelli di quanto visto al cinema, dove film come il recentissimo A Bug's Life già ci avevano un po' abituati, per non dire viziati, rispetto alle possibilità offerte da queste nuove tecniche di animazione, ma per quanto la resa finale potrebbe oggi farci sorridere, video di questo tipo costituivano per i giochi dell'epoca un certo valore aggiunto, specialmente quando doppiati in italiano. Bene, vediamo allora se stai più attento nel buio. Passerai il resto dell'ora nel ripostiglio. Non potere là dentro, conosco i miei diritti, mio zio è un avvocato. E il mio è un giudice. Dentro! Che cosa c'è? Paura del buio per caso? Andy, un bambino con la fobia del buio, durante un'eclissi solare finisce per perdere il proprio cane, Whisky, che viene come trasportato in un'altra dimensione. Con l'intento di portarlo in salvo, Andy riesce prontamente a raggiungere questo mondo sconosciuto interfacciandosi con uno strano macchinario dotato di schermo verde. E come se i riferimenti ad Another World non fossero già abbastanza da rendere Heart of Darkness un vero e proprio seguito spirituale, Andy, proprio come Lester,
ha pure i capelli rossi, ma l'elemento che tutti ricordiamo di questo gioco, ci scommetterei, sono le atroci e spesso disturbanti animazioni di morte del giovane protagonista, il quale veniva mangiato vivo, strappato, spezzato in due, bruciato, folgorato, affogato, il tutto attraverso fluidissime, varie e fantasiose animazioni, tutte diverse e sempre sorprendenti e inquietantissime. Anche se un po' corto, sto gioco era bello a vedersi, anche per via dell'ottimo lavoro svolto sulla caratterizzazione di personaggi, mostri, ambienti e atmosfera generale, ma anche a sentirsi, grazie al notevole sound design e alla straordinaria colonna sonora orchestrale. Ma il gameplay, da molti ritenuto frustrante perché fortemente basato sul trial and error, assieme a un livello di difficoltà un po' ostico, furono elementi che andarono a compromettere il successo di Heart of Darkness, che tra l'altro soffrì anche per via di tempi di sviluppo lunghissimi, che portarono il gioco a uscire parecchio in ritardo, in uno specifico momento storico in cui i titoli con grafica 2D erano già facilmente snobbati, considerati superati, ormai vecchi. D'altronde i giochi di piattaforme, in particolare nel 99, uscivano già quasi tutti in 3D. Mi viene in mente ad esempio 40 Wings, platform 3D ambientato nel mondo dei sogni, semidimenticato e, a mio modesto parere, tutto sommato discreto. Anch'esso introdotto da un notevole video in computer grafica, questo gioco offriva la possibilità di addobbare i due protagonisti di numerosi costumi, ognuno dotato di poteri speciali, utili a combattere e risolvere i puzzle presenti nei diversi livelli. Puoi trasformarti in chiunque vuoi, un supereroe, un robot, una bellissima fata o un clown, persino un mostro. Posso essere un ninja? Questo bambino avrà 5 anni, parla come un impiegato del catasto. 40 Wings viene ricordato anche perché sulla copertina di alcune versioni viene citata una frase tratta da una recensione apparsa su un numero dell'edizione britannica di Nintendo Magazine, in cui, elogiando questo gioco, qualcuno scrisse praticamente: levati Mario, spostati, è arrivato 40 Wings, Mario può accompagnare solo. L'intensa attività cerebrale è noiosa. Ma penso che, al di là di questo caso specifico, specie nel contesto della critica specializzata, la comparazione che i platform 3D subivano nei confronti di eccellenze quali Mario 64 o Banjo-Kazooie avvenisse in modo praticamente automatico, anche perché all'epoca erano tantissimi i giochi che traevano grosse ed evidenti ispirazioni proprio da queste due storiche pietre miliari di un genere che, appunto, si faceva via via sempre più improntato all'approccio collectathon, ai tempi molto diffuso e apprezzato. Cos'è un collectathon? In genere un platform 3D in cui la progressione è legata all'abilità del giocatore di scovare e raccogliere fondamentalmente una marea di variegati e numerosissimi oggettini colorati. E, a discapito di quello che certi revisionisti cercano di raccontarvi oggi, non c'erano solo su Nintendo 64. Anche noi, giovani utenti PlayStation, eravamo piuttosto ghiotti di questo tipo di giochi. A subire il fascino di questa nuova tendenza, spesso popolata da coloratissimi animaletti antropomorfi, fu ad esempio Croc, che si era da pochissimo riproposto con un sequel che espandeva e articolava la formula originale. Ma se non ti piaceva il coccodrillo, c'era la ranocchia. Muppet Monster Adventure era un gioco che mi piaceva tantissimo, soprattutto perché, oltre a una stellare colonna sonora, univa al proprio mix anche qualche chiaro spunto tratto da Spyro. E se non ti piaceva la ranocchia, potevi sempre puntare sul gecko, con Gex, che, ok, oggi viene percepito come una mascotte fallita, incastrata in una serie di giochi un tantino scadenti, ma a me Enter the Gecko e soprattutto il suo sequel sono sempre piaciuti molto, specialmente allora. La particolarità di Gex, gecko parlante incastrato nel mondo della televisione, era il suo humor referenziale. Fatto di battute ispirate alla cultura pop dell'epoca, con numerosi riferimenti diretti e spesso cattivelli a celebrità della musica, del cinema e della TV. Hey, I feel like I'm trapped in Boy George's pants. Ovviamente questo aspetto era per me privo di alcun rilievo, perché Gex non è mai stato adattato in italiano, ma a posteriori credo sia stato meglio così. Te l'immagini Gex con la voce di Pietro Ubaldi che ti dice: questo posto è più grosso della pancia di Gerry Scotti. Non lo so fare Pietro Ubaldi, che cazzo. E come non citare a questo punto Toy Story 2, un titolo che, sebbene non riuscì a convincere appieno la critica, divenne comunque popolarissimo e molto
molto amato da chiunque ci abbia giocato in quegli anni, me compreso. Non dimenticherò mai la sorpresa provata nel constatare che, passando alla visuale in prima persona, fosse possibile intravedere in trasparenza il faccione di Buzz riflesso sul casco. Cioè, l'ha fatto prima di Metroid Prime. Ma sono proprio certi scorci del primissimo livello, la casa di Andy, l'elemento che risveglia in me i ricordi più vividi di questo gioco. Impersonare Buzz Lightyear, un piccolo giocattolo, muovendosi attraverso gli ambienti giganteschi di un'intera casa, popolata dagli iconici personaggi di Toy Story, riuscì subito a incollarmi allo schermo. Ma nell'estate del 1999 c'era uno specifico gioco che o ce l'avevi o non eri nessuno. Un gioco che si diffuse a macchia d'olio e che i bambini di tutta Italia cominciarono a prestarsi, masterizzarsi e perfino rubarsi a vicenda, tanto era popolare. Sto parlando ovviamente di Bugs Bunny Lost in Time. Eccomi qua! Pismo Beach! Bugs Bunny, convinto di stare interagendo con un distributore di succo di carota, finisce per attivare una macchina del tempo e, con l'aiuto di Merlino, decide subito di mettersi alla ricerca di orologi magici e carote dorate con le quali riparare e potenziare lo strano marchingegno e fare ritorno alla propria epoca. Il tema del viaggio nel tempo ben si prestava a un gioco di questo genere, offrendo livelli ambientati in epoche e ambientazioni molto varie, tutte ricche di personaggi storici del mondo Looney Tunes, pronti a lanciarsi in tipiche scenette degne di veri e propri episodi degli amatissimi cartoni dell'epoca. Che succede, amico? Questa è mia! Guarda qui, melmosa pollo di pelo mutante! Proprio come nel caso di Toy Story, era emozionante tuffarsi in una versione giocabile di quanto eravamo abituati a vedere in TV. E nonostante, riprovato oggi, il gioco potrebbe risultare macchinoso per via di controlli non sempre precisissimi e di una telecamera un po' antipatica, Lost in Time è un giochino ricco di cuore, al cui fascino è difficile resistere. Il mio livello preferito era quello in cui, in fuga dai gangster, Bugs passava dal guidare l'auto, alla moto, alla bici, al monociclo, al caprone. Un giorno andai a noleggiare un gioco e, fatta la mia scelta un po' a caso, la signora al bancone mi disse: ma guarda che per giocare a questo devi avere il DualShock, quello con le levette, altrimenti non funziona. Io, che esistesse un gioco su PlayStation a cui si potesse giocare solo con uno specifico tipo di controller, non lo sapevo e non l'avevo mai sentito prima, ma il DualShock ce l'avevo e quindi mi portai a casa Ape Escape. E con Ape Escape fu amore a prima vista. Non so se a colpirmi fu la musica, l'estetica, forse l'accento veneto del professore. No, correte tutti e due! Ma sin da subito non seppi resistergli. Il concept di base era semplice quanto geniale. Si trattava a tutti gli effetti dell'ennesimo collectathon, ma anziché andare alla ricerca delle canoniche stelle, monete, anelli, ingranaggi, chiavi, note musicali, pezzi di puzzle e chi più ne ha più ne metta, si andava a caccia di scimmie, rese più intelligenti, vigili e imprevedibili grazie a dei prodigiosi caschetti e disperse nel tempo, proprio come Bugs Bunny. L'idea di riempire un gioco di collezionabili che non vogliono farsi collezionare è a dir poco brillante. Tutte le 204 scimmie, nascoste nelle più disparate epoche, erano dotate, oltre che di specifici attributi, anche di nomi e brevi descrizioni, alcune delle quali erano veramente simpatiche. Altra caratteristica fondamentale del gioco, come spiegato dalla signora al negozio, era il fatto che non ci si potesse giocare senza il DualShock, e questo perché l'intero sistema di controllo ruotava attorno all'utilizzo combinato dei due stick analogici. Il sinistro poteva essere utilizzato per muoversi nell'ambiente, più o meno velocemente a seconda del grado di inclinazione della levetta stessa. Col destro si andava invece a decidere in quale direzione utilizzare un gadget, scelto ed equipaggiato grazie alla pressione dei tasti frontali. Più difficile a dirsi che a farsi, bastavano infatti pochi secondi per prendere confidenza coi comandi. E nella sua estrema semplicità, a poche cose riesco a pensare più immediatamente divertenti in un videogioco che correre dietro a una scimmia dispettosa brandendo un retino. Ma non dovevi per forza correre, potevi anche tentarti l'approccio stealth.
E quando il giovane Spike, il protagonista, si muoveva furtivo, la musica si adattava dinamicamente di intensità, rendendo il momento ancora più teso. Merita appunto una menzione proprio la meravigliosa colonna sonora di Ape Escape, che era davvero strana e fuori dal comune. Pescava da generi musicali ai tempi a me del tutto ignoti e soprattutto insoliti per un gioco di questo tipo, quali house, jungle e drum and bass. E poi i personaggi, i minigiochi, l'ottimo level design arricchito dal singolare schema comandi, sfruttato in modo sempre creativo e stimolante, contribuirono al meritatissimo successo di Ape Escape, un gioco che amavo alla follia e credo anche uno dei primissimi giochi che scelsi di completare al 100%. Quell'anno però di giochi interessanti ne giocai tantissimi anche su PC. Psst. Sono io, la morte. Ci vediamo presto, ok?